Ciao ragazzi, oggi proviamo la CR10 Enlarge che mi ha inviato Gearbest. Oltre alla stampante mi ha inviato anche un rotolo di filamento TPU della Sunlu, che per chi mi segue già su Instagram avrà già visto le prime stampe che ho fatto con la X5S. In più mi sono fatto mandare un estrusore clone del E3D. Vi posso dire che la versione completa di ventolina e tubo che trovate sul sito è la versione full metal. Ve lo dico perché non è ben chiaro sul sito, non è specificato. Infatti io mi aspettavo che mi arrivasse la versione col tubo PTFE, invece mi è arrivato questa versione full metal, che sono più contento. I link della stampante, filamento, estrusore li trovate in descrizione con un coupon per la CR10 e nient'altro, procediamo al test. Beh, diciamo che è una bella scatola. Abbiamo la scheda madre con 4 driver, la scheda qui prevederebbe un quinto driver che però non è stato saldato. Qui abbiamo il MOSFET di potenza per il bed, vedete? Beh, diciamo che è tutto ben montato, connettori isolati. Anche questi cavi ci hanno messo la calza metallica di isolamento, sinceramente non so quanto serva. Alimentatore da 12 volt a 30 ampere, quindi presumo che per il bed sarà un po' dura scaldarsi. Qua vediamo i tempi di riscaldamento del bed. Siamo appena arrivati a 60 in 32 minuti. Il firmware è un Marlin versione 1.1.7, funziona bene, non ha dato nessun problema. Particolare nota al display che si vede molto bene, è molto nitido. È il display migliore che mi è capitato finora, veramente bello. Diamo un'occhiata alla base. Base veramente ben realizzata. Piastra in metallo, carrello a 12 ruote,
cinghia da 12 mm, veramente ben rifinita. Metallo. Motore passo passo gigante. Bella, ben fatto. L'estrusore è un MK10, è ben isolato, vedete, con questa carta aggiuntiva, ed ha una particolarità: il blocchetto scaldante, invece di essere in alluminio, è in ottone, quindi ha una maggiore ritenzione termica. Secondo me è una cosa buona. Per il resto ha ventolina per l'estrusore e ventolina, questa qua, per il raffreddamento del pezzo, questa qui. Il resto della struttura, le ruote, tutto è fatto molto bene, ben rifinito tutto. Allora, l'unico problema che ho trovato è praticamente che le molle del bed, quelle qua sotto, sono troppo morbide, quindi ho fatto questi spessori che praticamente aggiungono uno spessore di 6 mm alle molle e le rendono molto più rigide. In questa maniera il bed non si sposta di livello. Prima, con le molle troppo morbide, dopo 2 o 3 stampe bisognava riregolarle perché tendevano a mollarsi, perché qua sopra abbiamo praticamente 1,7 kg di vetro, l'ho pesato, più un altro 1,2 kg, 1,3 kg di piastra scaldante, quindi il peso è notevole, e se le molle non sono ben tirate si mollano. Comunque vedete qua ho messo l'adattatore, ha un piccolo svaso per contenere la molla, semplice insomma. I disegni da scaricare li trovate in descrizione. Un'altra cosa, il bed così grande, inevitabilmente la lastra di vetro tende a flettersi al centro, quindi come vedete ho aggiunto dei fogli d'alluminio, fate delle prove, ne aggiungete un po' finché ho trovato la perfetta planarità. È una cosa normale, cioè il vetro è da 4 mm, ma per dimensioni così grandi è normale che abbia un po' di flessione al centro. Un'altra cosa, le mollette, queste qua, le dovete attaccare agli angoli, non attaccatele qua al centro, così, perché in questa maniera forzate il vetro a storcersi come il bed sotto. Quindi puntate le mollette sui 4 angoli. E stop. Fatto questo lavoro, le successive stampe non ho più dovuto regolare l'altezza.
funziona bene. La prima stampa è stata questo cubo, è stato fatto a una velocità 50 e potete vedere che c'è un po' di effetto ghost. Su questo lato, mentre su questo invece è veramente leggerissimo. Voi in camera probabilmente non riuscite a notarlo, c'è ma è leggerissimo, mentre qua è più evidente. Questo è il lato di Y, di movimento di Y del bed. Quindi con un bed che grossolanamente possiamo stimare intorno a 4 kg di peso, è veramente difficile non fare ghost. Comunque 50 è una velocità alta rispetto a quello suggerito nel manuale della stampante. Il manuale in inglese vi suggerisce velocità molto più basse, siamo nell'ordine dei 30. Però ho notato che nella versione del manuale orientale le velocità sono leggermente più alte, per cui per la stampa dei successivi pezzi ho usato le velocità del manuale orientale, che sono praticamente 40 come velocità massima e 70 come traveling. I risultati sono molto buoni, secondo me. Questi sono dei pezzi per la modifica dell'i3 Mega. Non sono stati puliti, cioè sono usciti così dalla stampa. Vedete, qua c'è la bavetta, qui ce n'è un'altra che magari voi non vedete. Questi sono gli spessori per le molle del bed. Questi sono degli spessori distanziali per le bobine di filamento. Mi sto praticamente costruendo un'altra scatola a filamento. Ora vedete questa riga qua? Questo è un problema dello slicer. Allora, questa parte iniziale ha cambiato in continuazione il punto di cambio layer, mentre a un certo punto ha deciso che il cambio layer lo faceva sempre nello stesso punto, per cui ha generato questo cordolo. Questo è un problema dello slicer, non della stampante.
Tutte queste stampe qua in arancione sono state fatte a 0,2, mentre questa qua è stata fatta a 0,25. Secondo me sono venute molto bene. Eccoci arrivati alle conclusioni. Cos'altro aggiungere? La stampante arriva veramente ben assemblata. Se avete bisogno di dimensioni di stampa di questo tipo e volete spendere poco, ve la consiglio, funziona bene. Ovviamente siete un po' limitati sulle velocità di stampa, come avete visto. Una cosa che mi sarei aspettato da un kit di questo tipo sarebbe stato un alimentatore più adatto al riscaldamento del bed. Se volete stampare ABS dovrete inevitabilmente fare l'upgrade dell'alimentatore. Ora il MOSFET esterno è già presente, per cui si tratterebbe di aggiungere solo un secondo alimentatore. Questo è tutto, ciao, al prossimo video.